Ciao a tutti amici, oggi sono ultra emozionata, niente cibo stavolta, niente ricette, niente assaggi, ma un tutorial finalmente e di nuovo, dopo tantissimi anni, un tutorial sul lavoro a maglia. Ragazzi, sono felicissima di essere tornata con questi miei video tutorial. Ci tenevo tantissimo a mostrarvi come realizzare questi scaldacollo che sono pelusciosi, morbidissimi, sembrano veramente degli orsacchiotti. Come ho visto il negozietto della lana in centro Cagliari, sono entrata subito e mi sono innamorata, letteralmente innamorata di questi gomitoli nuovi, super pelusciosi appunto, che si chiamano coccola della Mondial, e allora ne ho voluto prendere due di due colori diversi, quindi color crema diciamo, e questo marroncino beggiolino, insomma più o meno testa di moro. Li ho voluti prendere e ho iniziato a realizzare questo e vi ho lasciato delle storie chiedendovi appunto se vi potesse interessare il tutorial su come realizzare questi scaldacollo. Mi avete risposto in tantissimi, non me l'aspettavo, sono rimasta veramente sorpresa e sono felicissima di questo perché appunto per me è una grande soddisfazione, una grande emozione. Il lavoro a maglia rappresenta la mia infanzia. Mia nonna che mi aveva insegnato a lavorare a maglia, mi aveva insegnato come mettere i primi punti, come chiudere il lavoro, quindi per me oltre ad essere una grande passione è veramente un qualcosa che porto dentro il cuore, è un qualcosa di prezioso e ho voluto appunto tornare con questo video tutorial. Spero vi possa far piacere, spero vi possa interessare e spero che possiate realizzarli anche voi. Ovviamente adesso vi faccio anche la prova vestizione. Vengo dalla Russia con furore, però bellino anche come cappellino, lo sapete? Wow! L'ho scoperto adesso assieme a voi. No vabbè, troppo bellino! Alla sarda, troppo bellino! Carinissimo, copre bene anche le orecchie, si può utilizzare anche come un cappellino. Volendo si potrebbe anche chiudere tutta questa zona, si potrebbe restringere e chiudere con dei ferri o comunque un uncinetto o anche appunto sì, l'uncinetto col filato, e si può lasciare anche così, però io vi voglio mostrare anche, o si possono fare entrambe le cose, vi voglio mostrare come è bello, caldo, confortevole e perfetto anche come idea regalo. Pensate un po', regalare questi scaldacollo magari alla vostra migliore amica o alla vostra mamma o alla vostra zia e renderli felici, veramente con una coccola calda. Bellissimo. Adesso vi mostro anche l'altro e poi ovviamente fatemi sapere quale colore vi piace di più. Io nel tutorial vi mostrerò quello color crema perché questo l'avevo già realizzato appunto senza il video tutorial. Anche questo mi sa che lo utilizzeremo anche come cappellino. È carinissimo, secondo me è anche più carino come cappellino piuttosto che come scaldacollo. Olè, eccolo. No vabbè, bellissimo. Pensate in quelle serate invernali freddissime, lo potete mettere anche così e vi copre tutto il musetto. Che bello! Io adesso vi lascio al video tutorial, spero tanto appunto che vi possa piacere, fatemi sapere subito cosa ne pensate giù nei commentini e se magari volete altri di questi tutorial. Vi mando un grande bacione e ci vediamo prestissimo. Ciao! Ed eccoci qui nella spiegazione passo passo per la realizzazione del morbidosissimo scaldacollo e perché no anche del cappellino, vista la duplice funzione e utilizzo che abbiamo scoperto si può fare. Il gomitolo in questione che utilizzeremo è di questo tipo, è nuovo, si chiama Coccola della marca Mondial. Scansionando il codice QR con il cellulare potrete pure vedere direttamente sul loro sito il tutorial per realizzare questo cappellino verde che vedete in foto.
Per il nostro scaldacollo ci occorrerà un gomitolo da 100 grammi e i ferri numero 10. Per il mio primo scaldacollo, quindi il primo dell'altro colore che vi ho mostrato, io utilizzai i ferri numero 8, ma poi mi sono resa conto comunque che esce perfetto anche con i ferri 10. Fate innanzitutto più in fretta e vi avanza anche più lana. Metteremo sul ferro tra i 15 e i 20 punti, nel mio caso 16, mentre vi devo dire che con i ferri numero 8 ne dovete mettere 20 per uscire proprio di quella larghezza. Creiamo con il filato una sorta di anello che infileremo sul ferro tenuto sotto il braccio destro e inizieremo a mettere i punti in questo modo, così come vi sto mostrando in video. Più difficile a spiegarsi che a farsi, come si suol dire. Arrotoliamo quindi il filato nel dito creando un anello, facendo questo movimento tra indice e pollice. Infiliamo il ferro sotto e dentro l'anello, con il filato nell'altra mano arrotoliamo il filo sopra il ferro e con l'anello appena creato facciamo scavalcare sopra e tiriamo entrambe le estremità. Spero di essermi spiegata bene e che si veda comunque bene nel video, che sia abbastanza chiaro. Una volta fatto questo dovremo lavorare tutti i ferri e le maglie a dritto, quindi punto dritto dall'inizio alla fine. Semplicissimo, vero? Anche in questo momento spero si percepisca bene il movimento che faccio con le mani, e se in tal caso foste alle prime armi con il lavoro a maglia cercherò ora di spiegarvelo pure descrivendolo. Infiliamo il ferro di destra sotto il primo punto. Con il filato sempre tenuto sulla mano destra facciamo fare un giro sopra il ferro di destra e lo facciamo scivolare poi sotto il punto togliendolo dal ferro di sinistra, e proseguiremo così per tutto il lavoro. Vi mostro come sto lavorando a maglia sotto diverse angolazioni e sia a rallenti che non, così magari vi posso agevolare un po' tutto il procedimento, ma ripeto, è molto più semplice a farsi che a dirsi. Questo scaldacollo si realizza nel giro di un'ora e mezzo se ci lavorate con dedizione senza mai fermarvi. Immaginatevi quanto quindi è semplice e veloce, cresce in un lampo. Ecco, vedete, è bellissimo. Una volta arrivati a questo punto misurate con un metro da sarto e dovrà avere la lunghezza più o meno di 52-53 cm. Poi se vi dovesse occorrere più grande, a seconda delle vostre esigenze e dei vostri gusti, fatelo più lungo. Volendo potreste anche farlo doppio, quindi sapete di quegli scaldacollo che si arrotolano 2 volte nel collo per essere anche più morbidoso. In questo caso vi occorrerà sicuramente tutta la lana, tutto il gomitolo da 100 grammi, quindi non ve ne avanzerà. Ora arriva il pezzo più difficile di tutto il tutorial, ossia la chiusura. Con gli stessi ferri dovremo chiudere i 2 lembi di scaldacollo tra di loro. Vi mostro e vi spiego come. Prendiamo l'altra estremità dello scaldacollo, la avviciniamo a quella che abbiamo sul ferro, ecco, diciamo così. Infiliamo il ferro di sinistra all'interno del bordo del primo punto più o meno e con il ferro di destra infiliamo sotto i 2 punti, lavorando a dritto. Ripetiamo ancora una volta e sul ferro di destra ricordiamoci che dovremo ritrovarci sempre 2 punti, di modo da chiuderli poi accavallandoli tra loro. Infileremo quindi il ferro di sinistra sotto il secondo punto che sta sul ferro di destra, lo prenderemo e lo accavalleremo sul primo punto e proseguiremo in questo modo sempre ricordandoci di avere 2 punti sul ferro di destra. Anche in questo caso spero di essermi spiegata bene e che si veda bene nel video.
Ve lo mostro anche da un'altra angolazione, forse così risulta più chiara e semplice. E terminato tutto, non ci resterà altro da fare che bloccare il filo creando un semplice nodino e sistemando i fili in eccesso con un uncinetto, ad esempio, ecco, all'interno delle maglie. La cucitura sarà praticamente invisibile in questo modo e rivoltato lo scaldacollo dall'altra parte risulterà perfetto. Vedete, piano piano lo stiamo tutto chiudendo. Allora, non so se si possa percepire bene nel video, però ve lo voglio rispiegare. Quando noi infiliamo il ferro di sinistra sotto il primo punto del bordo dell'altra estremità, poi dovremo lavorare a dritto. Vedete, o proprio adesso come vi sto mostrando in video, dovremo lavorare a dritto sia il punto che abbiamo preso del bordo dell'altra estremità e sia l'altro punto che stava già ovviamente sul ferro, per cui a dritto dovremo lavorare 2 maglie, mi raccomando, perché così li chiudiamo insieme. Per cui una volta che voi prendete 2 punti insieme, però sul ferro di destra ve ne ritrovate uno assieme all'altro che c'era già e poi come vi ho già spiegato li dovete accavallare e spero così di essere stata più chiara e di essermi spiegata meglio. Che bello, è super morbidoso. Eccolo qui. Il tutorial quindi è terminato, spero vi sia piaciuto, vi abbraccio forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!